Ci avete chiesto tutti quanto costa la nostra macchina da corsa autocostruita e abbiamo contato tutto. Ogni singola voce, e non per dire, ma l'abbiamo proprio messo in un Excel: 52 bulloni M12, 27 bulloni M8, e non sto a elencarli tutti, ma sì, ci siamo segnati tutto. 34 metri di tubolare, ogni taglio, ogni pezzo, 2 set di sospensioni, ovviamente le più economiche sul mercato. AliExpress, ti prego, sponsorizzaci. Ruote complete di gomme, 80 euro dallo sfascio, kit di vetroresina per il sedile, dischi freno, pinze, pastiglie. E alla fine tutto ad un costo totale di 3.258 euro solo di componenti. Ma attenzione, noi non abbiamo speso 3.258 euro, personalmente abbiamo speso 2.158 euro. Com'è possibile questo? La verità è che ogni pezzo di questa macchina è una scommessa vinta sul tempo e sul recupero. Abbiamo trovato sul marketplace 2 motori Cagiva al prezzo di uno intero e l'altro a pezzi. Abbiamo sistemato il primo e lo abbiamo rivenduto a più del doppio, circa 400 euro. Il secondo lo stiamo ancora vendendo un pezzo alla volta. Con quei soldi ci siamo ripagati il motore dell'Honda Hornet 600, un bellissimo 4 cilindri in linea da oltre 100 cavalli. E poi c'è l'assale posteriore, recuperato da un trattore, tagliato, tornito e adattato. Spesa zero, solo molto lavoro. Abbiamo risparmiato il più possibile su ogni componente. Per esempio, i mozzi anteriori sono stati rubati, o meglio, sono stati presi da una vecchia Polo abbandonata in campagna. Cioè, rubati non sarebbe proprio il termine più corretto da utilizzare, noi preferiamo dire presi in prestito per sempre, con il consenso del proprietario ovviamente. Un altro aspetto fondamentale che ci ha aiutato a ridurre la spesa è stato quello di avere alle spalle un'azienda, una realtà, la Ideafel, che fin da subito ha creduto in noi e ci ha messo a disposizione ferro e numerose attrezzature. Recuperare i pezzi ovviamente è un quarto del lavoro, il vero lavoro è stato nel cercare di farli funzionare tutti insieme. Se avessimo comprato tutto e avessimo deciso di affidarci ad un'azienda e pagare tutte le ore di manodopera, probabilmente avremmo speso più di 10.000 euro e quindi abbiamo deciso di provarci da soli. Ma il vero costo non è scritto in Excel, non c'è una colonna per le notti passate a saldare, per i pezzi rifatti 2, 3, anche 4 volte, per mesi passati a capire perché una cosa non funziona. Il telaio l'abbiamo saldato tutto a mano, con calma, con pazienza, con tanti errori. E quando l'abbiamo finito ci siamo guardati e abbiamo detto che merda. Molte soluzioni non le abbiamo scelte, ci siamo dovuti adattare. La scelta di tubolari quadrati, ad esempio, è stata dettata dalla semplicità. Avevamo 16 anni, poca esperienza, e pur sapendo che tecnicamente i tubi tondi sarebbero stati superiori, abbiamo optato per quelli quadrati, più facili da tagliare, saldare e soprattutto progettare. Anche l'impianto elettrico del motore è frutto di un compromesso. Per risparmiare, infatti, abbiamo adattato il cablaggio di un modello più vecchio, così da evitare il sistema dell'immobilizer e la gestione dei codici chiave, che avrebbe fatto lievitare i costi. Ci sono state poi alcune soluzioni che abbiamo progettato o ideato sul momento che ci hanno sinceramente stupito. L'assale posteriore, per esempio. Abbiamo recuperato i mozzi da una vecchia Panda, li abbiamo letteralmente fatti esplodere per estrarre le inserto 1000 righe e dopo averli torniti e adattati li abbiamo accoppiati al nostro assale. In questo modo abbiamo creato un sistema con sospensioni posteriori indipendenti, quindi con un asse centrale fisso e 2 semiassi laterali che permettono alle ruote di muoversi in maniera indipendente tra di loro. Una soluzione completamente artigianale, a basso costo, eppure estremamente funzionale. Ci avete chiesto che tipo di competenze avessimo all'inizio del progetto. La verità, quando abbiamo iniziato non ne avevamo nessuna. Sapevamo a malapena saldare, non avevamo mai tornito nulla e non avevamo mai messo le mani su un motore 4 tempi. Le nostre conoscenze si limitavano al saper disegnare qualcosa in 3D, un po' di elettronica di base e tanta curiosità. Quindi tutto quello che sappiamo ora lo abbiamo imparato sbagliando, riprovando e sporcandoci le mani. Abbiamo passato ore a guardare tutorial su YouTube, a leggere su libri, manuali, schemi trovati online e piano piano, errore dopo errore, siamo riusciti a creare questo. Molti di voi ci avranno conosciuto su Instagram come VTRC. La VTRC è il nostro reparto corse, è la parte racing del gruppo, dedicata alle auto da corsa, al tuning e ai prototipi come il VT01. Ma dietro la VTRC c'è una realtà più grande, la VTG.
La VTG è il cuore del progetto. Qui progettiamo, costruiamo e sviluppiamo idee su misura, non solo auto da corsa, ma anche sistemi meccanici, elettronici e soluzioni tecniche personalizzate. Quindi, se siete interessati non solo all'evoluzione del nostro primo prototipo, ma anche all'elettronica, all'informatica e alla meccanica, iscrivetevi, lasciate un commento, un like e grazie per la visione.